Esercizio delle moquette. Quando camminiamo abbiamo la necessità che il nostro piede sia informativo per quello che è la conformità del suolo e quindi sensibile. L'esercizio delle moquette ci viene in aiuto in questo senso, perché ci aiuta a risvegliare la sensibilità tattile del piede. Per quanto riguarda l'attrezzatura che abbiamo bisogno per svolgere questo esercizio, io utilizzo la tavoletta, la cui parte posteriore è composta da un piano di feltro che ci permette di poter applicare in maniera agile le diverse moquette, in modo tale che il piede del nostro paziente possa scorrere sulla moquette e riconoscerne le caratteristiche. Il posizionamento da seduto avverrà con il paziente seduto sulla sedia canonica con i 90 gradi per schiena e gambe. La tavoletta la possiamo mettere sotto la sedia ed entrambi i piedi sulla tavoletta e di volta in volta cambiare le moquette da proporre sotto il piede. Primo livello di calibrazione per l'esercizio di riconoscimento di moquette. In questo primo livello la richiesta si limiterà al riconoscimento di due diverse moquette, molto diverse tra di loro per quanto riguarda caratteristiche tattili. E in questo caso abbiamo scelto una moquette molto ruvida con un pelo abbastanza rigido. Ecco, facciamo sentire al paziente con la mano sinistra quello che dovrà prepararsi a sentire con il piede, in modo tale che cominci già a figurarsi le diverse caratteristiche da dover ricercare. Allora, adesso devi riconoscere se si tratta di questa o di questa, va bene? Allora, portiamo il piede destro al di fuori della tavoletta. È chiaro che questo piano è anche riproducibile in casa, quindi con un tappeto di feltro trovate il modo di poterlo inclinare leggermente verso la parte anteriore, e anche le moquette, insomma, sono materiali che possono essere reperibili anche da un tappezziere o in altri negozi. E se volete trovarli già pronti nel sito ci sono già questi sussidi da poter ottenere. Allora, proviamo con gli occhi aperti all'inizio. Proviamo con gli occhi aperti per un semplice motivo, perché in caso di afasia e di problemi di comprensione che si protraggono fino a questo punto della videoguida, è sempre utile poter consolidare quello che è la richiesta comunicativa di indicare quale sia la moquette appena percepita. In questo caso metto la coppia per avere un percorso più lungo da poter offrire. Chiaramente, no, è ovvio, benissimo. Adesso con gli occhi chiusi, stai bene su. Perfetto, molto bene. È chiaro che in assenza di disturbi del linguaggio
sarà possibile trovare dei nomi per queste moquette. Il nome che spontaneamente a tutti noi verrebbe da attribuire a qualsiasi moquette è quella relativa al colore, perché il canale visivo, come sappiamo, è quello più prepotente rispetto a tutti gli altri canali informativi. Ecco, in questo caso è sempre preferibile cambiare il punto di vista e andare a trovare dei nomi che siano relativi alle caratteristiche fisiche della moquette. Quindi in questo caso, per esempio, senza dire i colori, secondo te, se dovessimo trovargli un nome a questa qui? Crespa. Crespa, benissimo. E questa qui come la chiameresti? Tipo velluto. Tipo velluto, quindi abbiamo la crespa e tipo velluto, qualcosa che è diverso rispetto a quello che poteva essere verde e blu, perché questi colori non ci offrono l'idea della caratteristica, mentre crespa e tipo velluto già ci portano verso un aspetto tattile della moquette. Quindi in caso in cui non ci siano problemi di linguaggio, cercate di determinare i nomi proprio in questo modo. Benissimo. Secondo livello di calibrazione per l'esercizio di riconoscimento di moquette. In questo secondo livello manteniamo inalterata la modalità di esecuzione. Quello che andremo a variare è il numero di variabili possibili da dover riconoscere. Quindi da 2 moquette che il paziente doveva riconoscere nel primo livello passiamo a 3, 4, 5 e 6 moquette, quindi aumentiamo gradualmente il numero delle differenze da riconoscere e quindi diminuiamo anche la qualità della differenza tra una moquette e l'altra. Sarà sempre più complesso doverle riconoscere. Manteniamo sempre l'idea di doverle nominare attraverso le loro caratteristiche e non attraverso i colori.